Rossi, caduto Rossi. Quello che è capitato al Qatar, alla fine io c'entro poco. Si è rivelato, nel senso che ha cercato di farla sporca per vincere il campionato. Non pensavamo di fare chissà che, siamo stati un po' ingenui, ecco. Quest'anno Gibernau non vince più, da qui alla fine non vince più. Immaginate un weekend che non è stato solamente una gara, ma una rottura, una linea tracciata sulla sabbia rovente del deserto. Qatar 2004, un circuito mai esplorato prima, tensioni palpabili e una rivalità che aveva già preso fuoco esplode in un incendio inarrestabile. Tutto inizia con un gesto semplice, apparentemente banale, ma che ha fatto scatenare una reazione a catena. Una denuncia, una penalità, una sfida che è diventata personale. Valentino Rossi, che in quella stagione insella la Yamaha alla sfida più grande della sua carriera fra le mani. Sette Gibernau, lo spagnolo che vuole il titolo a tutti i costi. Due destini che si incrociano in un modo così drammatico da far riscrivere completamente le loro carriere. Ma cos'è successo davvero? Chi ha tirato i fili dietro le quinte? E come una rivalità sportiva si è trasformata in un odio che ha cambiato per sempre la storia del motociclismo? Tenetevi forte, perché quello che accadrà in questo racconto è molto più di una semplice storia di un weekend di gara. È il racconto di orgoglio, vendetta e una profezia che sembra avere un'eco eterna nella storia della MotoGP. Il Qatar 2004 è un giorno, un fine settimana, in cui cambiò radicalmente un rapporto, una rivalità sportiva tra due persone, Valentino Rossi e Sete Gibernau. La loro rivalità raggiunse il culmine e non tornò mai indietro, suscitando un vero e proprio odio, sportivamente parlando, che cambiò per sempre il futuro di uno dei due protagonisti. Prima di andare avanti, ragazzi, è molto importante fare due cose: iscriversi al canale e attivare la campanellina per non perdersi nessun tipo di video, sia questo ma pure tutti gli altri che usciranno in futuro. In questo canale, se ancora non lo sapete, si parla solamente di motorsport, di MotoGP in particolare, mentre invece se siete appassionati di calcio oppure di altro, passate dall'altro canale che trovate qua in alto nelle schede oppure in descrizione. Ed è molto fondamentale che per rimanere aggiornati su tutte le mie cose o per vedere anche magari dei contenuti esclusivi che qua non vengono pubblicati, ricordatevi di seguirmi su tutti i miei social, Instagram e TikTok, li trovate in descrizione. Facciamo però un passo indietro. Siamo quindi nel 2004, una stagione che ha messo l'acquolina in bocca a tutti gli appassionati. Anzi, l'acquolina c'era già dalla seconda metà del 2003. E perché? Perché Valentino Rossi aveva annunciato clamorosamente che nella stagione 2004 sarebbe passato dalla Honda alla Yamaha. È in cerca di una nuova sfida ed è la più difficile in assoluto, perché è come passare dalla Serie A alla Serie B. La Honda in quel momento era l'Olimpo delle moto, un prototipo perfetto che, proprio per i tecnici giapponesi, era guidabile da tutti. Tutti potevano vincere con quella moto. E a Valentino questo stava parecchio sulle palle, perché secondo lui era il pilota a fare la differenza, non la moto. E quindi decise di passare alla Yamaha, una moto che fino a quel momento prendeva 1,5 secondi al giro e che nel 2003 aveva totalizzato solamente un podio. Non è questo il video sulla decisione di Valentino di passare dalla Honda alla Yamaha, magari in futuro ne parliamo più approfonditamente. Ma comunque il dottore, appena laureatosi per la quinta volta in carriera, campione del mondo, si presenta a febbraio a Sepang per il suo primo test sulla M1. Prima non aveva potuto girare perché nel contratto con la Honda fino a fine 2003 era vietato provare un'altra moto. La Yamaha aveva appena cambiato progetto tecnico facendo una vera e propria rivoluzione, mettendo a capo del reparto corse Masao Furusawa e mantenendo Davide Brivio, il quale aveva avuto la pazza idea nel 2003 di voler chiedere a Valentino di passare Yamaha come dirigente del team. La tensione nell'area era palpabile, si poteva vedere il sudore di tutti i collaboratori e tecnici di Valentino. Di solito all'interno di un box c'è un po' di trambusto tra spostamenti, discorsi e altro, ma quella volta c'era un silenzio inusuale, non volava una mosca, perché il primo turno sarebbe stato decisivo e avrebbe indirizzato tutta la stagione. Appena Rossi arriva al box fa tutto quello che fa normalmente, si toglie il casco, i tappi delle orecchie, paradenti, ma c'è qualcosa di diverso, sempre nel silenzio inusuale, la luce irrompente del sole di Sepang viene interrotta dalla platea di tecnici che si fiondono su Valentino, impazienti di sapere com'è andata. Non è male. Da lì poi i successivi test, i primi dubbi, il passaggio dal motore Screamer al motore Big Bang.
E la stagione 2004 si apre con la favola di Welcome, dove Rossi, partendo dalla pole position, dopo un duello all'ultimo sangue con l'acerrimo rivale Max Biaggi, vinse la prima gara dell'anno, ma queste sono tutte cose anch'esse che si possono approfondire in un video dedicato. Tuttavia il rivale della stagione non sarà più il Corsaro, come gli altri tempi, ma ne arriva uno che già la stagione precedente si era fatto un po' intravedere. È sulla onda del team Gresini, nato a Barcellona, si chiama Manuel Gibernau Bultó, meglio conosciuto come 7 Gibernau. Lo spagnolo, dopo la prima gara che ha concluso in terza posizione, però, vuol far vedere che ha delle intenzioni chiare: lottare per il titolo. Vince sotto l'acqua il secondo appuntamento di Jerez e fa back-to-back alle Man, mentre Valentino fa back-to-back di quarti posti, ottiene la medaglia di legno sia in Andalusia che in Francia. La classifica generale vede proprio 7 Gibernau in testa al mondiale con 66 punti, seguito da Biaggi a 56 e Rossi a 51, poi Barros e Ceca a chiudere la top 5. E dopo Le Mans, insieme alla sua squadra, Rossi riesce a ritrovare la quadra nonostante i problemi di erogazione al motore, cercando di valutare molte altre situazioni, pure impossibili, arrivando alla Forcella. La Hollins era rimasta un po' più indietro rispetto alla Showa e negli anni precedenti comunque i piloti della Yamaha non avevano mai prestato delle vere e proprie attenzioni, non avevano mai richiesto dei miglioramenti alla Forcella. E l'intoppo stava proprio nel suo funzionamento, cioè nel sistema idraulico. Lavorando insieme ai tecnici specializzati, la Hollins ascolta le richieste del dottore e progetta una nuova, anzi ottima Forcella. E i risultati iniziano a farsi vedere. Rossi cala un tris di vittorie. Prima al Mugello, mantenendo la sua striscia di primi posti a casa sua dopo una gara tormentata da una leggera pioggia. Iniziano i duelli con Gibernau, che in prima istanza viene regolato a Barcellona. Poi ad Assen dopo un duello clamoroso negli ultimi giri. La classifica ora si ribalta, vede solamente una lotta a 2 per il mondiale tra Sete e Valentino, che in campionato sono esattamente a pari punti, 126. Biaggi invece con la onda del team Pons fatica di più, rimanendo comunque terzo in campionato, ma non si fa mancare la classica vittoria al Sachsenring a metà stagione. Rossi e Gibernau comunque continuano a scambiarsi dei risultati. A Donington vince il 46, a Brno Sete si riprende la rivincita dopo aver perso l'anno prima. Valentino fa il suo round dell'Estoril guadagnando punti perché il pilota del team Gresini è giù dal podio facendo quarto. E inizia ad arrancare perché nella gara successiva a Motegi chiude sesto mentre Rossi è secondo. Si arriva quindi al Qatar. Rossi è in testa con 229 punti, Gibernau 190, 39 lunghezze separano i due. È la prima volta che la MotoGP corre in questo circuito, che in futuro diventerà la prima gara dell'anno e anche la prima gara della storia della MotoGP ad essere disputata in notturna e diventerà un teatro di grandissime lotte. Non vedevo l'ora di correre in Qatar, è molto tempo che aspetto un'occasione del genere. È tantissimo tempo che non proviamo un circuito nuovo, intendo un circuito che sia nuovo per tutti. Sarà una buona occasione per vedere chi è realmente il pilota più forte, visto che tutti dovremmo trovare le giuste traiettorie su questa nuova pista. Farà caldo, quindi la gara non sarà facile. Valentino Rossi. Queste ultime 4 gare saranno veramente importanti. Dobbiamo gestire questo vantaggio e basterà riuscire a mettere Valentino sul podio ad ogni gara per raggiungere il nostro obiettivo. Davide Brivio. C'è la Yamaha clienti di Carlos Checa in pole position, seguito da Barros e Gibernau. Valentino è ottavo, non una buonissima qualifica per lui, ed è costretto ad una piccola rimonta. La mattina della gara, però, improvvisamente arriva una notizia dalla direzione gara. Rossi è penalizzato di 6 secondi e dovrà partire dal fondo dello schieramento. Precisamente dalla 23esima casella. E perché? Cos'è successo? La causa è rivolta a quello che è successo nella notte fra sabato e domenica proprio sulla griglia di partenza del circuito qatariota. Mentre Valentino era al ristorante, alcuni dei suoi meccanici, fra cui anche il capotecnico Jeremy Burgess, sono entrati in pista per pulire la casella di partenza del loro pilota con scopette e scooter, e anche per cercare di gommarla perché era particolarmente sporca e ricoperta di sabbia. Tutto questo probabilmente ad insaputa di Rossi. Non sapevamo di questa operazione dei meccanici e siamo rimasti sorpresi nello scoprire la casella sporca, eccetera. Però beh, tutta questa storia nessuno ha mai creduto, invece andò proprio così, noi lo scoprimmo il giorno dopo. Questa cosa del pulire la griglia di partenza era proprio un'usanza che il capotecnico australiano aveva già eseguito gli anni precedenti quando era insieme a Mick Doohan. Jeremy era andato a pulire la casella dove partivo con lo scooter. Pulire la casella la sera prima per poi farci passare il pilota nel warm-up e di conseguenza ripulirla.
Pur non essendo una di quelle grandissime scorrettezze eclatanti che fanno la differenza, questa cosa dal regolamento della FIM, articolo 1.15,6, è vietata. Una volta che le prove sono iniziate, la superficie del circuito non può essere né lavata né spazzolata, a meno che non venga richiesto dal delegato alla sicurezza della FIM. Ricordo che eravamo un po' tutti increduli, anche perché effettivamente il fatto di gommare o di pulire la casella di partenza, se vogliamo essere pignoli, può anche, diciamo così, essere legato a un motivo di sicurezza, anche perché abbiamo visto molte volte che le moto in partenza, se derapano sullo sporco, ovviamente cambiano improvvisamente traiettorie e sono anche un pericolo per le moto che sono vicine. Ma come sono venuti a saperlo i commissari di gara? Bene, c'è qualcuno che ha fatto la spia ed è proprio la squadra di Gibernau a notare che i meccanici di Rossi stavano pulendo la casella. Non è ancora ben chiaro ad oggi se anche Gibernau vide coi suoi occhi l'esecuzione del team di Rossi o solo se qualcuno della sua squadra. Quello che è capitato al Qatar, alla fine io c'entro poco perché al contrario di come si è parlato, io non ho detto niente. Ma la sostanza non cambia. Gibernau e la sua squadra vanno a fare reclamo per questa azione, che viene accettato, e quindi Rossi da ottavo scala a 23esimo. Una cosa che passa sempre in secondo piano, ma che comunque per dovere di cronaca va citata, è che anche Max Biaggi venne punito per la stessa cosa. I suoi meccanici la sera prima erano andati a lavare la griglia di partenza del Corsaro, e anche per lui venne presentato reclamo, però questo venne fatto dalla Yamaha, che non vuole essere la sola ad aver subito questa penalità, vuole mettere le cose in chiaro, in parità. E quindi il Corsaro, da 12esimo che era, partirà ultimo dietro Valentino. Per Rossi c'è solo una spiegazione, è Sete Gibernau il mandante. È lui che ha detto di fare il reclamo, vuole giocare sporco per vincere, ma lo spagnolo ovviamente nega, è la parola di uno contro l'altro. Probabilmente pure i meccanici del team di Gibernau volevano pulire la griglia di partenza, ma vedendo quello che stava facendo appunto la squadra di Rossi hanno preferito non fare niente e pugnalare alle spalle il 5 volte campione del mondo. Ma una cosa è certa, da questo momento il rapporto amichevole sportivo tra Valentino Rossi e Sete Gibernau gela, si spezza. È comunque una leggera ingenuità quella commessa dalla squadra del 46. Non pensavamo di fare chissà che, evidentemente in quel momento la regola c'era, noi siamo stati un po' ingenui, ecco, diciamo così. Ma Valentino non ne vuole sapere nulla, è indemoniato. Dentro di sé ha un fuoco dentro che neanche 10 estintori possono spegnere. Lui deve fare solo una cosa, rimontare e recuperare più posizioni possibili per perdere meno punti possibili. Ma nella sua testa ha un solo obiettivo, prendere, raggiungere Sete Gibernau. Inizia la gara, Rossi parte bene e alla fine del primo giro è già in ottava posizione. Dopo 2 giri si beve Capirossi e si mette settimo. Per i più giovani sembra di vedere una rimonta di Marc Marquez, ma Valentino non intende fermarsi qui. È una belva, continua a vedere rosso come un toro. Una delle rarissime volte che lo vediamo così incazzato, arriva pure a sbranare chi gli è davanti. Occhio! Preso! L'ha steso, non ha allargato, gli ha chiesto scusa. Alla fine del quinto giro però la gara è particolarmente sgranata. Gibernau si è subito sbarazzato in poco tempo di Carlos Checa e inizia a scappare. Rossi, dopo quel contatto con Barros, è comunque saldo in quarta posizione, dietro Colin Edwards, compagno di squadra di Gibernau. Tra Valentino e lo spagnolo che è in testa ci sono 5 secondi. La missione del dottore è ancora apertissima, che però si chiude proprio alla fine di quel giro. Che volo! Rossi, caduto Rossi. Ferito nell'orgoglio e anche letteralmente, perché dal guanto esce sangue, si è bucato il mignolo della mano destra che già era stato ferito in passato, è un'escoriazione. Gibernau vincerà poi la gara in solitaria, riaprendo completamente il mondiale. Con i 25 punti recuperati, lo spagnolo è dietro solamente di 14 punti dal dottore, a 4 gare dalla fine. La vittoria di Sete non è una vittoria, mi hanno fatto una bastardata. Non ce la fanno a vincere in modo normale, allora si attaccano a qualcosa. Vogliono rubarmi il titolo. Hanno fatto la spia come i bambini. Sete, il mandante e l'esecutore è Juan Martinez, mio ex tecnico delle sospensioni e ora suo capotecnico. Uno che è diventato famoso grazie a me. Speravo di avere una scusa per non parlare a Gibernau e adesso ce l'ho. Rossi è una furia. Noi eravamo piuttosto amici, però si è rivelato, nel senso che ha cercato di farla sporca per vincere il campionato. Juan Martinez, all'epoca capomeccanico di Gibernau, nega. In nessun momento siamo andati a chiedere una sanzione, siamo andati a chiedere maggiore sicurezza per tutti i piloti. L'abbiamo detto alla Honda e hanno deciso di fare un reclamo.
E la sera dopo la gara, a cena con la sua squadra, Valentino spara una sentenza, anzi una profezia. Quella sera lì a cena, mancavano ancora 3 gare, e io gli ho detto, quest'anno Gibernau non vince più, da qui alla fine non vince più, perché le vinco tutte io. Non c'è tempo però di stare a rimuginare. La settimana dopo c'è una nuova gara, la seconda del trittico asiatico. Quella di Sepang. Si corre il 10 ottobre, che tra l'altro è anche il compleanno del sottoscritto. Questa volta non c'è storia. Rossi prima fa la pole, poi domina e va a vincere, andando a creare a fine gara una delle sue tanti celebri gag, dove in questo caso va proprio a ironizzare, a sfottere l'attività di spionaggio fatta da Gibernau e company in Qatar, prendendo una scopa, facendo finta di pulire la pista e creando una maglia per l'occasione. Questa gag rimarrà nella storia con il nome de La Rapida. Valentino quindi con questa vittoria ottenne il suo primo match point per andare a chiudere il mondiale a Phillip Island, la gara successiva, l'ultima di quel trittico asiatico. E sappiamo tutti com'è andata, ma questa è un'altra storia. All'inizio quella famosa sentenza, dichiarazione di Rossi dopo il Qatar si riferiva solamente alle ultime gare di quella stagione del 2004, ma con il passare del tempo si rivelò ad essere una vera e propria maledizione per Sete Gibernau, perché da quel momento il pilota spagnolo non vinse mai, e dico mai,